Aggiornamento di calciomercato Inter in vista di un'importante scadenza, quella di venerdì 14 giugno. È un po' la prima data cerchiata in rosso per questo mercato estivo dell'Inter. Perché? Perché scadono le opzioni per i riscatti di diversi calciatori di proprietà dell'Inter, ma che sono stati in quest'ultima stagione in prestito in giro per l'Europa, e anche per un giocatore in realtà della rosa interista, ovvero Emil Audero. Entro il 14 giugno c'è la possibilità quindi di andare a riscattare questi cartellini. C'è un potenziale tesoretto da oltre 50 milioni di euro per l'Inter, che però, lo dico subito, è estremamente complicato che si concretizzi, e anzi è molto probabile che di questa cifra l'Inter ne vedrà davvero una minima parte. Ne approfittiamo però per fare un punto della situazione su questi calciatori e tutte le altre notizie di mercato, perché in questo momento ci sono delle novità interessanti che voglio andare a portarvi, ecco, in questo contenuto di oggi e a discuterne insieme a voi. Ben ritrovati allora, amiche e amici passioni interisti, in questo nuovo episodio di oggi. Vi invito a lasciare un mi piace e, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, clic sul tasto iscriviti, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti che vi portiamo ogni giorno. Parliamo di mercato, parliamo dei giocatori dell'Inter che sono partiti la scorsa stagione in prestito con diritto o obbligo di riscatto, e che quindi entro il 14 giugno potrebbero portare questo tesoretto nelle casse dell'Inter. Andiamo con ordine e partiamo dal nome più pesante che non porterà questo tesoretto. Purtroppo abbiamo tifato per tutta la stagione il Marsiglia, che però non è riuscito a centrare la qualificazione alla prossima Champions League, e quindi l'opzione per l'obbligo di riscatto di Joaquin Correa non è scattata e non scatterà. C'è ancora spazio, perché oltre all'opzione per l'obbligo di riscatto il Marsiglia ha anche un diritto di riscatto, per cui a 13 milioni di euro potrebbe eventualmente acquistare il cartellino dell'attaccante argentino che rimane in uscita dall'Inter, opzione che però già sappiamo non verrà esercitata. Quindi Correa torna all'Inter, tornerà all'Inter, ma sarà soltanto di passaggio. Si sono affievolite le voci su un possibile ritorno in Argentina, dove si erano interessate le Estudiantes ed il River Plate. Sono tornate però a circolare delle voci da tener d'occhio, soprattutto in ottica Turchia, dove negli ultimi giorni si è parlato addirittura anche di un accordo che sarebbe arrivato. Non ci sono ulteriori conferme in questo momento, ci sono però delle conferme sull'interessamento concreto da società turche, che diciamo, e anche il giocatore non ha al momento chiuso, consapevole che con l'Inter è finita e non c'è spazio. Diciamo che anche qua un attaccante che arriva da 2 stagioni negative con l'Inter, in più al Marsiglia si chiude con 0 gol e 0 assist, è la situazione peggiore possibile per andare a piazzarlo. Però le conferme sull'interessamento dalla Turchia ci sono. Altro nome invece da tener d'occhio è quello di Lucien Agumé, un discorso un po' differente, visto che lui, a differenza di Correa, al Siviglia è stato apprezzato per le sue prestazioni. È arrivato nella scorsa sessione di mercato di gennaio appunto al Siviglia, nell'Inter aveva giocato solo 4 minuti, qualcosa del genere, nella prima parte di stagione. Al Siviglia invece si è fatto vedere di più. Era stato concordato un diritto di riscatto a 8 milioni di euro, che al momento il Siviglia non sembra disposto a pagare. Da come ha parlato anche il suo agente nelle scorse ore, ha fatto capire che a quella cifra probabilmente non verrà riscattato. Però al Siviglia al momento non si scarta la possibilità di trattare un po' al ribasso, e l'Inter da Agumé conta di poter accumulare, se non proprio quegli 8 milioni di euro, almeno qualcosa attorno ai 5, che comunque fanno comodo come tesoretto. C'è un nodo che è quello della scadenza del contratto, visto che scade nel 2025, per cui le società interessate, tra cui lo stesso Siviglia, proveranno appunto a prenderlo in sconto, e qualcosa però appunto potrebbe fruttare all'Inter. Difficile invece che porti qualcosa nelle casse nerazzurre Jonut Radu, portiere che la scorsa estate è passato al Bournemouth in Inghilterra, dove praticamente non ha giocato, è stato totalmente una seconda linea, e diciamo che la squadra di Premier ha già fatto sapere che non intende esercitare il riscatto a 8 milioni di euro anche per lui, e non verrà confermato di rosa di fatto. Quindi anche lui, a scadenza di contratto nel 2025, ha un peso a bilancio non indifferente per l'Inter, circa 4 milioni di euro all'anno come costo totale. Si cercherà in ogni modo di piazzarlo, e nei prossimi giorni ci saranno degli incontri con l'entourage per capire se ci sono degli aggiornamenti sul mercato internazionale. Um,
A mercato invece Zino van Huijsen, difensore belga che è stato molto sfortunato nella prima parte della sua carriera con tanti infortuni, è ancora relativamente giovane visto che è un classe 99 e allo Standard Liegi, che è un po' casa sua, quest'anno si è rilanciato in maniera importante. È diventato anche capitano della squadra, è stato schierato praticamente sempre quando a disposizione in questa stagione, non ha avuto nuovi problemi fisici e siamo contenti, ecco, per lui e per la sua carriera. C'è un diritto di riscatto che è stato fissato a 7 milioni di euro per lo Standard Liegi, una cifra importante che al momento si dubita un po' che possa essere spesa, quindi entro il 14 giugno appunto, ma qui c'è un discorso simile a quello fatto su Agumé. È un giocatore che comunque del mercato lo ha acquisito soprattutto dopo questa stagione e quindi ci sono delle società pronte a pagare magari una cifra inferiore, ma anche lo stesso Standard Liegi interessato alla conferma di Van Huijsen. Sebastiano Esposito, poi su di lui si sta molto parlando, alcuni dicono ma perché non riportarlo all'Inter a questo punto? Sebastiano Esposito che alla Samp era passato con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A, la Samp non ha centrato questo traguardo, quindi l'attaccante classe 2002 diciamo può essere acquistato per circa 7 milioni di euro, ma è una cifra piuttosto impegnativa, ecco, per la società ligure che rimane in Serie B. Per questo motivo dovrebbe tornare all'Inter, ma anche qua ci aspettiamo che possa essere solo di passaggio, perché sembra essere arrivato il momento, da quello che ci risulta, da quello che un po' stiamo discutendo, di andare a piazzare Sebastiano Esposito e di monetizzare questa sua partenza. Questa sembra un po' la sensazione attualmente. A differenza invece di quello che diciamo per Correa, diciamo che su Sebastiano Esposito si arriva da una stagione buona che lo ha messo un po' sul radar del mercato, perché 6 gol e 6 assist in Serie B, una stagione comunque da protagonista. C'è un po' di mercato, si era discusso addirittura di possibili scambi con il Sassuolo per poter portare per esempio Pinamonti come quinta punta, un'ipotesi di cui al momento non abbiamo conferma, però è un giocatore che un tesoretto, magari 5-6 milioni di euro, qualcosa del genere, può portarti in questo senso e andare ad arricchire quel tesoretto appunto con cui l'Inter vuole finanziare altre operazioni in entrata. Discorso diverso invece per Filip Stankovic, che si è trovato sempre in prestito alla Samp. Anche su di lui c'era un riscatto per la Samp da 5 milioni di euro che non dovrebbe essere esercitato a meno di sorprese. L'Inter comunque si è mantenuto anche un controriscatto, quindi eventualmente Stankovic, se la Samp dovesse decidere di pagarlo e di acquistarlo, l'Inter può riacquistarlo, quindi pagare la valorizzazione che ha fatto la Samp in questa stagione e mantenerne il controllo. Su Stankovic si è già mossa l'Empoli, che ha chiesto informazioni per averlo soprattutto in prestito. Diciamo che io ribadisco, secondo me Esposito cercheranno di monetizzarlo e quindi di piazzarlo, mentre su Stankovic credo che faranno il possibile per mantenerne il controllo almeno un altro anno, se non 2, quindi o cedendolo in prestito oppure qualche possibilità di andare a piazzarlo con una formula alla Fabian, cioè lo vendi definitivamente in modo da avere subito a disposizione l'incasso, ma ne mantieni il controllo tramite la possibilità di riacquistarlo tra 1 anno o 2, proprio come è avvenuto con Fabian nell'operazione fatta col Bologna. Quindi occhio a Filip Stankovic in questo senso, su cui l'Inter continua a mantenere gli occhi interessata. C'è poi uno dei profili più interessanti secondo me tra i vari giocatori in prestito, ed è quello di Gaetano Oristanio, che al Cagliari quest'anno ha fatto secondo me bene, è stato sfortunato con l'infortunio in un contesto molto particolare, in una stagione molto particolare come quella del Cagliari. Secondo me ha fatto vedere di essere un giocatore da Serie A e di buonissima qualità, e il Cagliari ha seriamente preso in considerazione la possibilità di riscattarlo per 4 milioni di euro, con l'Inter che aveva il controriscatto a circa 5 milioni di euro. Poi pare che il Cagliari stia rivedendo un po' i propri piani e l'opzione di riscatto sta perdendo quota in questo momento, però anche qua anche Oristanio può diventare, se non una cessione, quindi da 4 milioni di euro, circa quella cifra lì prevista per il riscatto, un'altra pedina molto interessante da usare alla Fabian, come dicevo anche prima. E poi io dico anche, quando vedo che la Juventus riesce a vendere giocatori come Caio Jorge a 7,5 milioni, oppure Ealing Junior addirittura valutato 25 nell'affare Douglas Luiz con l'Aston Villa, non vedo perché Oristanio, ecco, non possa valere almeno
6, 7, anche 8 milioni di euro, per quello che è la considerazione che ho io di questo calciatore, che può far bene in Serie A, può starci in Serie A. Da tutti questi, quindi, arriva una somma di circa 52 milioni di partenza di possibili diritti di riscatto. Diciamo che già incassare attorno ai 15 milioni tra tutti sarebbe un affare importante, perché poi il pezzo pregiato vero per fare mercato rimane da un lato Martin Satriano, che il Brest vorrebbe confermare, dopo questa stagione in cui ha contribuito alla qualificazione a sorpresa del Brest in Champions League, quindi è un'opzione la permanenza di Satriano lì. Satriano che però ha mercato anche in Germania, si è parlato dello Stoccarda, si è parlato del Siviglia, ci sono delle società interessate, anche il Valencia mi sembra, sulle tracce di Satriano. Si è parlato anche di ipotesi Genoa, dove potrebbe essere inserito in una delle operazioni che l'Inter sta provando ad imbastire con il Genoa, di cui parliamo tra pochissimo, e quindi è un'altra opzione da una decina di milioni di euro potenzialmente Satriano, ma soprattutto c'è Valentin Carboni, con cui puoi andare ad incassare una cifra importante e finanziare soprattutto il colpo in attacco, probabilmente, perché è lì che forse si andrà a investire un'altra cifra considerevole, visto che si parla molto di Gudmundsson, per esempio, perché poi l'eventuale sostituto di Dumfries, secondo me, si cercherà di piazzarlo dentro lo spazio che lascia libero l'olandese, cioè la priorità dell'Inter secondo me rimane la conferma di Dumfries, di arrivare ad un accordo per il rinnovo. Se non si riuscirà a rinnovare Dumfries, cercheranno di piazzarlo e di sostituirlo con un giocatore che a bilancio mi occupa quello spazio lì. Occhio all'ipotesi Emil Holm, di cui vi parliamo da diverse settimane, perché pare sempre più concreta l'ipotesi che l'Atalanta non riscatti Holm dallo Spezia, e Holm è un giocatore su cui l'Inter si sta muovendo da diverso tempo, lo segue con grande interesse. Mentre dicevo, quei circa 15 milioni di euro che quindi possono essere racimolati con quel tesoretto dai giocatori che abbiamo citato prima, possono essere utilizzati magari per il portiere, soprattutto perché il portiere è una priorità dell'Inter, che deve sostituire Audero. Tra l'altro Audero stesso, c'è questo diritto di riscatto da circa 7 milioni di euro che scade lo stesso il 14 giugno, e al momento l'Inter non pare intenzionata ad esercitarlo, con Audero che probabilmente è destinato a passare ad un'altra società di Serie A. Si sta parlando molto del Como, per esempio. E Bento rimane, secondo me, il principale obiettivo dell'Inter per la porta, l'obiettivo su cui, se ci fossero margini, l'Inter prenderebbe Bento. Un po' questa è il punto di vista mio sulla base delle notizie che abbiamo. Ma viste delle difficoltà, soprattutto diciamo sono subentrati in scena quando si tratta con dei profili brasiliani, c'è sempre un mercato molto particolare a questi profili, e quindi sembrano essere subentrate ulteriori richieste al rialzo, una trattativa molto complessa. Quindi questo sta favorendo la salita, la risalita anzi, di un profilo alternativo molto interessante come quello di Josep Martinez del Genoa, che citavo prima come possibili affari con Satriano eventualmente. E il nome di Martinez è un nome in grande ascesa in questo momento. È in scadenza 2025, il Genoa ha la possibilità di prolungarlo al 2026, quindi la valutazione può essere un po' scontata, ma parte da una cifra comunque importante, quindi secondo me, ecco, l'Inter proverà ad offrire proprio quel tesoretto lì che riuscirà a mettere insieme da queste operazioni. Okoye non mi risulta un nome caldo in realtà per l'Inter, lo stesso dico per Mandas della Lazio, e quindi occhio a Josep Martinez in una trattativa che l'Inter sta portando avanti e prevederà secondo me degli incontri nel giro dei prossimi giorni, mentre si tiene vivo anche l'ipotesi Gudmundsson, soprattutto, che rimane molto calda. È spuntata una notizia, personalmente non ho conferma su questo, quindi vi riporto quello che viene detto dai principali quotidiani italiani, di una sorta di accordo, di promessa che Ausilio avrebbe strappato a Gudmundsson, cioè dobbiamo piazzare degli elementi, ma vogliamo prenderti, quindi se ci aspetti noi ti prenderemo. E Gudmundsson avrebbe dato una sorta di via libera a questo tipo di opzione. Vediamo se reggerà. Intanto l'Inter ha piazzato un rinnovo importantissimo come quello di Nicolò Barella, che ha firmato fino al 2029, grande notizia, secondo me molto molto importante, e si attende la firma di Lautaro Martinez, che slitterà immagino dopo la Coppa America, mentre nelle prossime ore ci sarà il tanto atteso nuovo incontro tra l'entourage di Simone Inzaghi e la dirigenza nerazzurra. Bisogna ancora discutere di questo rinnovo, tutti sono estremamente ottimisti,
pare che anche questo incontro non sarà definitivo per la fumata bianca, quindi ci sarà ancora un po' da discutere. È una trattativa che è molto importante, quindi ha dei contorni da dover discutere veramente nei minimi dettagli e quindi da tenere sotto osservazione. Vi porteremo ulteriori aggiornamenti subito dopo questo incontro con tutte le novità che usciranno. Si parlerà di rinnovo, si parlerà anche delle strategie per il mercato estivo, quindi avremo maggiori dettagli anche sulle prossime mosse del mercato nerazzurro. Fatemi sapere un po' che cosa ne pensate voi, se tra quei giocatori che ho citato come possibili opzioni per il tesoretto nerazzurro c'è qualcuno che invece riportereste alla base, riportereste all'Inter, secondo voi non va ceduto, scrivetemelo nei commenti, fatemi sapere un po' la vostra opinione. Vi invito a fare un salto su passioninter.club se non l'avete ancora fatto, stiamo preparando insieme alla nostra community degli approfondimenti che vedrete sui nostri canali nei prossimi giorni, quindi se volete partecipare vi aspettiamo su www.passioninter.club, mentre vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.